Buongiorno, bentornati ad Abbiategrasso. Sono Andrea Besuschio. Io sono Giacomo Besuschio. Vi invitiamo nell'attività storica della famiglia Besuschio e vi presentiamo il panettone milanese, il principe dei panettoni. Come prima cosa partiremo parlando del lievito madre, quindi l'elemento cardine di questo prodotto. Questo è il nostro lievito madre ed è stato rinfrescato 3 volte in modo tale da poterlo avere pronto e iniziare l'impasto. Oggi non lo vedremo durante la ricettazione perché ne abbiamo parlato nella ricetta del Pandoro che abbiamo realizzato circa un anno fa. Le caratteristiche sono che viene rinfrescato 1 a 1, cosa vuol dire? 1 kg di lievito, 1 kg di farina e l'idratazione varia tra il 47 e il 48%. Ora ci spostiamo subito in planetaria con la farina per iniziare a impastare. Aggiungiamo l'acqua. Inseriamo il lievito. È arrivato il momento di aggiungere un ingrediente molto importante nei nostri lievitati che è lo zucchero. In questo caso noi utilizziamo uno zucchero che è lo zucchero vagliato fine della linea in fondo. Perché utilizziamo questo zucchero? Perché è uno zucchero molto fine e questo permette di velocizzare il processo di assorbimento all'interno dell'impasto e non andiamo a rovinare la maglia glutinica. Inseriamo la metà del tuorlo e cominciamo l'impasto nella nostra braccia tuffanti. Questa prima fase di impastamento durerà all'incirca 15 minuti. All'inizio andremo in prima velocità ovviamente per non distribuire tutto l'impasto in giro per il laboratorio e poi aumenteremo le battute fino a ottenere una maglia glutinica perfetta. La maglia glutinica si è realizzata. Possiamo aggiungere gli ultimi 2 ingredienti, quindi la seconda parte dei tuorli e completiamo con il burro. Impasteremo circa 5 minuti, il tempo che l'impasto assorba gli ultimi 2 ingredienti. Ci siamo, possiamo toglierla dalla tuffante. Prendo una parte della pasta, 500 grammi di pasta, per avere la nostra spia. La spia è un indicatore della crescita dell'impasto, quindi quando sarà 3 volte il suo volume vorrà dire che siamo pronti per fare il secondo impasto. Bene. Siamo pronti per metterlo in camera di lievitazione a riposo a 27 gradi fino a domani mattina. All'incirca sono 12 ore. Prima di mettere la pasta a lievitare bisogna sempre coprirla con della plastica o comunque un telo in modo tale che non si formi una patina sopra dovuta all'ossidazione. Ci vediamo domani mattina. Finalmente sono passati 12 ore di lievitazione dopo averla messa in camera ieri sera, quindi direi che possiamo procedere con il secondo impasto. Che dici, Pa? Benissimo. Ieri avevamo inserito 500 grammi, durante la notte triplicata in volume abbiamo raggiunto il 1500, quindi sappiamo che il nostro impasto è cresciuto del volume necessario e possiamo procedere con l'impastamento. Andiamo in impastatrice, braccia tuffanti. Iniziamo con la farina. La prima fase di impastamento dura all'incirca 15 minuti, quindi una volta aggiunta la farina iniziamo con 2 minuti in prima velocità e 13 in seconda. Questo serve a formare la maglia glutinica ed è l'avviamento del nostro secondo impasto. Nel frattempo preparo gli aromi, quindi spolpo le bacche di vaniglia e le inserisco per dare aromaticità al nostro zucchero e quindi le stendo, le incido, le apro e con il dorso del nostro coltello facciamo una lieve pressione per far fuoriuscire tutti i nostri bacelli.
Sono passati i nostri 15 minuti di impastamento, abbiamo creato la maglia glutinica nell'impasto, è arrivato il momento di aggiungere lo zucchero, sempre il vagliato fine della linea in fondo. A questo punto lasciamo impastare per 2 minuti in prima velocità. Dopo lo zucchero e la vaniglia mettiamo il miele e la pasta aromatica, quindi la pasta d'arancio. Come vedete stiamo aggiungendo tutti gli ingredienti poco alla volta in modo tale da non rovinare l'impasto per arrivare poi a un prodotto finito che sia al massimo della sua performance. Possiamo far partire l'impastamento, in questo caso in seconda velocità. Possiamo procedere per 4 minuti prima di poter poi aggiungere i successivi ingredienti. Dal rumore già si riesce a capire a che punto è l'impastamento, quindi il cicchettio che si sente all'interno dell'impastatrice è sinonimo di un buon impasto. Prima di aggiungere il sale io controllo sempre la struttura della maglia glutinica, perché comunque lo zucchero deve essere ben assorbito dalla pasta. Possiamo aggiungere il sale a questo punto. Il sale serve a stringere la maglia glutinica dell'impasto. Lo facciamo andare per altri 2 minuti, sempre in velocità massima, e poi aggiungeremo gli ultimi ingredienti. Continuiamo le ultime fasi dell'impasto inserendo naturalmente il tuorlo. Anche il tuorlo lo inseriamo in vari momenti perché così aiuta ad avere una buona amalgama e a non avere il prodotto che si stracci. L'ultimo ingrediente prima dei canditi, il burro. Preferisco sempre lasciarlo a temperatura ambiente tutta la notte in modo tale da avere la giusta consistenza così che l'impasto possa assorbirlo nel minor tempo possibile. Impastiamo per 4 minuti così che l'impasto possa assorbire il burro e poi aggiungeremo i canditi. Il panettone è composto da 3 elementi importanti che sono il cubetto d'arancio, naturalmente deve essere un arancio di altissima qualità con un taglio 9x9, quindi avremo una buona tenacità della parte esterna, quindi della scorza, ma l'albedo è molto cremoso e morbido, quindi nella masticazione avremo 2 consistenze molto piacevoli. Abbiamo l'uvetta che deve essere una bella uva. Storicamente veniva sempre utilizzata dell'uva turca, attualmente ci sono lievitisti pasticceri che utilizzano anche dell'uva australiana che magari ha un formato un pochettino più grande, però l'uva turca ha un elemento importante secondo me che è questa aromaticità di caramello. Non da meno è il cedro, il nostro è un cedro diamante e arriva dalla Calabria e aromaticamente anche lui apporta un gusto molto interessante. Andiamo a inserire quindi il mix dei nostri canditi. Facciamo ripartire la nostra tuffante, impasterà per 4 minuti in prima velocità per amalgamare bene la nostra frutta. L'impasto è pronto, è arrivato il momento di scaricarlo dalla macchina. L'impasto ha riposato 20 minuti a temperatura ambiente e è arrivato il momento di spezzarlo nelle varie forme desiderate. In questo caso faremo dei panettoni da 1 chilo, quindi andremo a pesare 1,1 kg, perché il 10% dell'impasto viene perso durante la cottura. Sempre comunque un'attività artigianale la nostra. Questa lavorazione mi ricorda tanto tutte le giornate passate con mio papà e con altre persone con le quali io ho avuto la possibilità di interagire. A questo punto lasceremo riposare all'aria per 20 minuti le nostre pezzature.
Bene, dopo i 20 minuti possiamo cominciare la nostra pirlatura. La funzione della pirlatura è quella di dare forza al nostro impasto, ovviamente arrotondare la nostra pagnotta. Lo facciamo in 2 momenti perché la prima fase è una fase di formatura e la seconda invece è una fase di struttura. Perché? Perché serve ad accentrare la forza del nostro panettone verso il centro, appunto, e questo permetterà poi uno sviluppo verso l'alto del panettone. A questo punto li abbiamo messi nel nostro lievitatore, rimarranno per circa 6 ore a 30 gradi. Naturalmente sempre vigilanti. Sono passate 6 ore, la lievitazione è pronta, possiamo prendere i nostri panettoni. Lasceremo i panettoni per circa 10 minuti sul tavolo a temperatura ambiente in modo da formare una pelle sulla superficie del prodotto che ci possa aiutare poi nell'incisione. Visto che a me trema la mano, vista l'età, è meglio che taglia Giacomo, così almeno siamo più tranquilli. Facciamo il classico taglio a croce e andiamo a posizionare anche una noce di burro. Un bel cubettino di burro. E ora entriamo nella cattedrale. Questo forno ha 2 piani, sono 2 platee quasi della stessa dimensione. Naturalmente abbiamo 2 temperature differenti. Questo è il secondo livello del forno, lo dedichiamo soprattutto per i pesi più grandi che sono dal 1,5 kg al 3 kg al 5 kg. Perché abbiamo una temperatura che è un pochettino inferiore, visto che comunque i tempi di cottura per questi pesi più importanti sono molto più lunghi, quindi si ha paura che diventino troppo scuri sulla parte superiore. È acceso tutti i giorni, quindi noi dobbiamo sempre alimentarlo. È nato come forno alimentato a legna e attualmente stiamo lavorando col gas. Il forno a capacità massima riesce a contenere 120 panettoni da 1 kg. La cottura di un panettone da 1 kg è di circa 1 ora e la temperatura oscilla tra i 180 e i 175 gradi centigradi. Entriamo a 175-180 gradi, gestiamo la temperatura, però noi cuociamo a forno spento, quindi la cottura è una cottura molto più avvolgente e molto più delicata. Un altro aneddoto importante è che all'inizio non c'erano queste bellissime fasce di panettoni o pirottini e quindi i panettoni venivano legati con della cartapaglia e con uno spago. A volte si slegavano e quindi non si poteva vendere e grazie a un amico di famiglia di mio nonno che aveva una cartotecnica ha fatto i primi pirottini per i panettoni e caso vuole che questi pirottini sono stati testati per la prima volta nei primi degli anni 50 all'interno di questo forno in compagnia di grandi pasticceri come il Cavalier Motta e Alemagna e mio nonno Giulio. È passata un'ora, vediamo se i nostri panettoni sono pronti per essere sfornati.
Quando sforniamo i panettoni ci assicuriamo sempre che la temperatura al cuore del prodotto sia intorno ai 95 gradi in modo tale che si possa essere certi della sua cottura. Siamo pronti per sfornare i panettoni. Utilizziamo questi telai per far sì che il panettone rimanga appeso tutta la notte a testa in giù e così scarichi l'umidità all'interno e non collassi all'interno del pirottino. Siamo arrivati alla parte finale, quindi andiamo a tagliare il nostro panettone dopo che ha riposato per una notte a testa in giù e vedremo se abbiamo lavorato bene, l'alveolatura sarà allungata e perfetta e quindi sta a te. Prova il taglio e vediamo. Direi che è un buon prodotto, la profumazione è quella della vaniglia e del miele, come morbidezza ci siamo, non resta che assaggiarlo. Cosa dici? Giustamente cotto perché non si impasta. L'aromaticità del burro è presente, la vaniglia arrotonda le parti spigolose. Questo è il tipico panettone milanese. Attualmente ci sono tantissime varianti che sono le varianti al cioccolato, al pistacchio, con altri ingredienti, ma la tradizione parla veramente di aromaticità delicate, pungenti, avvolgenti, che sono date comunque da questi ingredienti, sono date dall'arancio, dall'uva sultanina e dal cedro. E la vaniglia, che comunque fino ai primi del Novecento non veniva messa, che ha aiutato a dare una piacevolezza ancora superiore al prodotto. Vi abbiamo invitato nel nostro laboratorio. Siete entrati a scoprire un po' le nostre magie. Abbiamo racchiuso in un video di pochi minuti quella che è la storia del panettone e la storia della nostra famiglia e speriamo che anche questo video possa essere una fonte di ispirazione per voi per capire quella che è la tecnica che sta dietro al panettone e la sua realizzazione. Cosa dirvi di più? Venite a trovarci in questo piccolo paese sulle rive del Ticino dove troverete tanto gusto e tanto piacere. Un saluto a tutti gli amici di Italia Squisita da Andrea e Giacomo Besuschio. Alla prossima!